Ciao a tutti cari amici, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, oggi la lettura è per le persone che sono in separazione, quindi che in questo momento o non sono vicine o non sono in relazione o magari non sono neanche proprio in contatto con una speranza di ritorno. Quindi vediamo insomma come si evolveranno le energie tra voi e la vostra persona di interesse nei prossimi 30 giorni. Abbiamo due scelte. Abbiamo questa carta che raffigura queste due persone, diciamo la carta con lo sfondo verde, e poi abbiamo la seconda scelta che ha lo sfondo di grigio marrone e ci sono queste due persone che si danno le spalle. Quindi scelta 1 e scelta 2. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute le persone che hanno scelto la carta con lo sfondo verde. Andiamo subito a vedere un oracolo per vedere di che cosa si tratta, poi andremo a vedere le energie, come si muoveranno con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Se non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare l'altra lettura. Se invece volete contattarmi, trovate la mia email sotto nella descrizione del video. Ok. Chiama la tua anima gemella. Le tue preghiere, le affermazioni e le visualizzazioni vi faranno incontrare. Interessante perché qui può essere che siate in separazione perché ancora non ci sia stato un contatto. Magari avete visto questa persona da qualche parte e in qualche modo questa carta vi suggerisce di fare un lavoro di legge di attrazione per far sì che questa persona si manifesti di nuovo davanti a voi. Andiamo a vedere, perché magari non è così per tutti. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Allora, innanzitutto andiamo a vedere la vostra energia, poi l'energia della vostra persona di interesse, dopodiché l'energia comune. Sette di pentacoli al contrario, asso di pentacoli, scusate, di bastoni al contrario, e abbiamo un 4 di bastoni. Interessante, sento una sorta di impazienza con questa carta del 7 di pentacoli al contrario, probabilmente qualcuno vede, mi continuo a vedere immagini di palestra, io ve lo dico. Può essere per qualcuno che sia una persona che magari avete adocchiato in palestra e con la quale non ci sia stato ancora un primo contatto, ecco. Questa carta parla proprio di, ok, cercate di manifestare questa persona fondamentalmente, perché in questo momento non state realmente facendo qualche cosa. L'asso di bastoni, che è la carta che parla proprio di azione, in realtà è al contrario, quindi parla di una non azione. E quello che sento è che potrebbe esserci qualche tipo di accordo, qualche tipo di compromesso. Il 4 di bastoni in realtà è una carta molto bella, è una carta che parla di felicità, parla di cerimonie, di qualche cosa che si sta celebrando o si deve celebrare. È una carta comunque di stabilità perché è un numero 4. Per qualcuno fa riferimento a una casa, mi verrebbe da dire a una struttura, perché comunque prima mi han fatto vedere delle palestre. Comunque potrebbe per qualcuno riguardare una questione di una casa piuttosto che una celebrazione. Andiamo a vederlo poi dopo più avanti. Può anche essere che qualcuno qui sia impegnato, che sia già impegnato, che sia sposato, insomma, che abbia già un partner. O che l'intenzione sia quella. Datemi un'altra carta per il 4 di bastoni. Parla di un legame che avete già nel quotidiano, ok? E che potrebbe essere
una fonte di attrito. Per qualcuno sì, che è già un legame di coppia che magari avete in piedi, per qualcun altro potrebbe essere una sorta di difficoltà a creare un legame stabile per una questione di lavoro, perché magari qualcuno si deve spostare. Andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse. Abbiamo un 5 di coppe, un fante di pentacoli al contrario e una imperatrice. E il 5 di coppe al contrario mi parla sempre di una sorta di tristezza, di una sorta di delusione, no? C'è un sentimento di chiusura, se ci fate caso anche come è rappresentata la figura, è rannicchiata su di sé, quindi è una sorta di contrazione. Potrebbe essere che questa persona non sia proprio così, diciamo, espansiva, mi verrebbe da dire, no? Ehm, C'è anche da dire che questo fante di pentacoli al contrario mi fa un po' pensare che non vi stia dando neanche chiari segnali, probabilmente è per quello, no? Che qui vi consigliano di fare un lavoro con la legge di attrazione. Abbiamo anche l'imperatrice, andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo un 8 di coppe al contrario e la carta del mondo al contrario. Qui c'è una situazione familiare o con una madre, potrebbe essere per qualcuno magari state accudendo la mamma piuttosto che una zia, piuttosto che una persona vicina a voi che potrebbe rappresentare una figura femminile importante nella vostra vita, oppure siete voi la mamma. E c'è un qualche tipo, cioè scusate, siete voi, è la vostra persona di interesse, la mamma, la persona che sta rivestendo il ruolo di genitore e in qualche modo non si può probabilmente allontanare dal mondo, dalla realtà che ha. Andiamo a vedere l'energia comune. Sette di coppe. Cavaliere di pentacoli e cavaliere di bastoni. Allora, in realtà, a livello di, come vi posso dire, astratto, le possibilità ci sono perché c'è un bel 7 di coppe, quindi si possono aprire delle possibilità. Ci sono dei discorsi in ballo, ci sono delle potenzialità. Ehm, Probabilmente per qualcuno si tratta anche di avere qualche hobby in comune, qualche tipo di dialogo che si può dare in modo fluido. È vero che avete due cavalieri qui, quindi da un lato c'è un piccolo passo avanti ogni giorno, piccolo, ok? Anche perché voi non state facendo qualcosa di concreto e l'altra persona non sta neanche, come vi posso dire, non ci sta mettendo del suo, ok? Non ci sta mettendo una reale intenzione, è per quello che le cose secondo me stanno andando avanti un pochettino a rilento. E poi abbiamo questo cavaliere di bastoni al contrario e qui sento che, ma in effetti mi riflette un po' queste due energie, no? Nel senso che non ci sono movimenti, non ci sono incontri, ehm, manca proprio l'incontro anche intimo, mi verrebbe da dire. Magari c'è questa persona si apre a livello emotivo poco per volta, magari a livello mentale la comunicazione è più ampia rispetto a quello che è il compromettersi, diciamo, da un punto di vista emotivo, però qui da un punto di vista della quotidianità ci sono delle cose e qui abbiamo sia una madre che un 4 di bastoni che potrebbe rappresentare già una relazione in atto, una relazione già in atto, che comunque, insomma,
complicano le cose, complicano il fatto che possiate vedervi, possiate frequentarvi. Andiamo a vedere come evolve la situazione. Allora, regina di coppe al contrario e 2 di bastoni. Di nuovo, qui mi fa riferimento a qualcuno che vorrebbe guardare al futuro. Con un 7 di coppe abbiamo tutte queste possibilità che si aprono, ma c'è una regina di coppe al contrario. Qui qualcuno è molto confuso, dei due, e potrebbe essere potenzialmente la persona di interesse, perché la regina di coppe, quando è al contrario, parla sempre di un sacco di montagne russe emotive, emozionali. E anche qui è un'indecisione sul vado avanti, mi apro alle possibilità, oppure resto qua dove sono perché anche se magari non sto bene, eh, però so come gestire la situazione. Allora, per il cavaliere di pentacoli abbiamo un 10 di bastoni, un 8 di spade e il 4 di pentacoli. Anche lì, con questo cavaliere di pentacoli, come vi dicevo, le cose vanno avanti un pochettino a rilento. C'è bisogno di togliersi dei pesi, c'è bisogno di togliersi qualche tipo di responsabilità, di senso di colpa, nei confronti di quello che si ha già in ballo, perché io sento che entrambe le persone hanno una situazione che le impegna nel quotidiano. In questo caso si vorrebbe anche magari lasciare andare, diciamo, la situazione che avete, cioè che hanno, che si ha, perché in realtà io ho guardato questa colonna come se foste voi e questa colonna come se fosse la colonna della persona che vi interessa, ma potrebbero anche risuonare al contrario, perché comunque c'è anche questa possibilità. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni perché è il contrario. C'è una sorta di attaccamento a un qualche tipo di realtà che entrambe hanno. Abbiamo il matto, il mondo, il 5 di spade e il 3 di bastoni. Ragazzi, qualcosa cambia. C'è il mondo da un punto di vista pratico, c'è un nuovo inizio, perché questa è una carta di compimento, questa è una carta di anch'essa compimento. Sono la prima o ultima carta del mazzo e l'ultima carta non del mazzo, degli arcani maggiori, e questo è l'arcano numero 21, è l'ultimo arcano numerato, diciamo così. Quindi si parla di compimenti di cicli, cambi. Anche qui c'era il mondo, era il contrario, ma c'era. Ehm, quindi si parla di un nuovo inizio, si parla di un cambiamento. Il mondo fa riferimento alle distanze lontane. Abbiamo un 3 di bastoni che parla di viaggi. C'è un movimento, c'è uno spostamento. C'è qualche cosa che cambia nel prossimo futuro. Quando c'è il matto si parla sempre di nuove avventure, di cose che nascono nuovamente. Fate solo attenzione perché c'è il 5 di spade. Il 5 di spade è una carta che parla di è una falsa vittoria, io l'avevo spiegata nel corso base dei tarocchi, perché è una vittoria della mente, ok? È una vittoria nei tarocchi tradizionali. Si vedono anche le persone che se ne vanno, non sono a terra ferite, sono in piedi e se ne vanno, quindi non c'è una reale battaglia che provoca feriti, ma è una battaglia della mente, una vittoria della mente, quindi qui ha a che fare con quelle che sono le manipolazioni, quindi le discussioni o le prese di posizione che si fanno solo per una questione di potere personale, per gioco di potere proprio, e questo è un po' quello che esprime il 5 di spade. Però comunque vedo 2 volte carte di spostamento, carte di viaggio, diciamo così. Quindi per qualcuno si può trattare di muoversi, di incontrarsi, di un qualche cosa che inizia di nuovo. Anche se in realtà sento che
Allora, questa zona della lettura sento che è una persona un po' timida, questa zona della lettura sento che è una persona ferita e di conseguenza ognuno per i propri motivi si fa un po' fatica a venirsi incontro, mi verrebbe da dire. Perché poi qui c'è un 8 di spade, entrambe avete qualcosa che non riuscite a vedere della relazione o di voi stessi e che magari vi fa sentire bloccati, vi fa sentire con le mani legate, insomma. E di conseguenza qualcuno resta ben ben attaccato a quello che ha per paura di perderlo. Andiamo a vedere. Scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. Allora, andiamo a vedere ancora una carta di Osho e poi un oracolo per chiudere la lettura. Il completamento è un'altra volta la carta del mondo, quindi ragazzi, alla fine un incontro, un compimento, un raggiungimento di obiettivo. Guardate, il mutamento, la forza, sono due carte, questa è fatta 10, 10, 1 e questo 10. Sono due carte molto 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 positive. Io sento che qualche cosa cambierà, come vi dicevo, potrebbe essere che nei prossimi 30 giorni riusciate a fare un viaggio o quel viaggio per riuscire a vedervi se siete in separazione perché siete a migliaia di chilometri di distanza. C'è il completamento, c'è una sorta di arrivo e una sorta di inizio. Due arcani maggiori, bellissimi. Anche qui, lo vedevamo, quindi nei prossimi 30 giorni aspettatevi qualche cambiamento di dinamica. Andiamo a vedere l'ultima carta con questi oracoli. Andiamo a vedere cosa vi dicono per chiudere la lettura. Ok. Il serpente, competizioni, nemici, malizia, vi consiglia di guardarvi le spalle. Vi dice che c'è un'altra donna anche. Se queste fosse voi e questa fosse la vostra persona di interesse, lo potrei vedere qui. C'è una donna in qualche modo che tiene, che blocca appunto l'evoluzione, questo tipo di cambiamento, diciamo così. Però è una cosa che poi cambierà, perché qui lo vediamo al dritto il mondo. Qui è come se fosse nell'aria ed è diciamo il momento presente. Qui che è l'evoluzione futura, vedo che comunque c'è qualche cosa che cambia, ragazzi. E vi ripeto, col mondo il 3 di bastoni potrebbe facilmente essere che vi incontriate perché c'è questo movimento, c'è questo cambio, c'è questo compimento. Avete delle carte bellissime comunque. E poi anche qui vi consiglia di chiamare la vostra anima gemella con le preghiere, le affermazioni, le visualizzazioni e io aggiungerei e mandando luce. Cari amici della prima lettura, spero che in qualche modo vi sia stata utile. Mi piacerebbe sapere nei commenti dove vi ritrovate. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Se la lettura comunque vi è piaciuta potete mettere un like, se volete potete anche iscrivervi, commentare, condividere, lasciare una donazione, ogni tipo di supporto è ben accetto. Io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto la coppia con lo sfondo di dubbio colore, tra il marrone e il grigio, non si capisce. Diciamo un marrone. Ok, andiamo a vedere un oracolo per aprire e poi andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Voi semplicemente prendete i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare l'altra lettura e se invece volete contattarmi trovate la mia email qui sotto nella descrizione del video. Potrebbe essere la persona giusta? Hai già incontrato il partner che cerchi? Ottimo. E matrimonio? Wow, questa situazione include matrimonio. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Qui ci potrebbe essere un matrimonio in ballo. Quindi per qualcuno si tratta di un momento dove si sta pensando al matrimonio, oppure potrebbe essere il matrimonio di una delle due persone. Andiamo a vedere.
Andiamo a vedere prima la vostra energia, poi l'energia della vostra persona di interesse, dopodiché l'energia comune. Tenete presente che potrebbe anche risuonare le due energie al contrario, quindi quella che io leggo come la vostra potrebbe risuonare come quella della vostra persona di interesse e viceversa. Andiamo a vedere. Abbiamo l'eremita, quindi qui 7 di coppe. L'eremita parla di una ricerca spirituale, di una ricerca interiore, ok? Probabilmente qualcuno o si sta prendendo un momento o si sente o sta vivendo comunque un momento di solitudine, diciamo per studiare quali potrebbero essere le possibilità con questa persona molto probabilmente. Andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse. Re di spade, capisco un po' di più questo eremita, perché quando c'è il re di spade si parla di un'energia un po' fredda, un po' calcolatrice, un po' troppo, se vogliamo, razionale, no? E di conseguenza sono persone che non hanno questi slanci affettivi, non amano magari neanche tanto il contatto fisico, danno pochi abbracci, sono proprio ma perché non lo sentono, non sentono l'esigenza e questo si potrebbe diciamo rivedere nella carta dell'eremita come un vostro senso di solitudine, perché magari non vi arriva questo genere di attenzioni. In effetti il Papa c'è e qui abbiamo la carta del matrimonio, quindi potrebbe essere che la vostra persona di interesse è sposata. Magari sposata con voi, io non dico, cioè nel senso, magari il matrimonio è il vostro e siete voi che siete in separazione. Quindi ognuno poi lo applichi. Però ecco, a voi non mi capi, non mi... così, non... Vabbè, andiamo avanti. Abbiamo un 4 di spade al contrario. Qui c'è qualcuno che ha bisogno di prendersi un periodo per guarire. C'è bisogno di ricaricare le pile, c'è un periodo di stanchezza probabilmente. Andiamo a vedere la vostra energia comune. Allora, l'energia comune è rappresentata da un 7 di pentacoli, dalla carta del diavolo e dall'asso di bastoni, tutte e tre al contrario, ragazzi. Quando c'è il diavolo al contrario, si parla di qualche cosa di tossico, illecito, qualche tipo di dipendenza, energia bloccata. Datemi una carta per questo diavolo. Perché qui da un lato sento impazienza, da entrambe le parti, perché comunque è l'energia comune, però dall'altra mi rendo conto che probabilmente c'è una certa tossicità all'interno del vostro rapporto, perché di nuovo il diavolo è l'energia comune. Qualcuno è aggrappato a questa relazione. Guardate il caso, due di coppe che si guardano, è girato al contrario e qui invece ci sono due persone che non si guardano. Datemi un'altra carta per il diavolo, per piacere. La morte al contrario. C'è qualche tipo di ciclo qui che bisogna lasciare indietro, Qui non c'è una reale unione di cuore, un reale compromesso tra di voi. Potrebbe essere che l'altra persona sia già in una relazione e qui c'è bisogno fondamentalmente, avete la morte, ragazzi. C'è bisogno di tagliare quello che non serve più. Probabilmente l'altra persona è un po' fredda nei vostri confronti ed è per quello che voi avete questa energia un po' così, un po' di punto di domanda, ecco. E sotto in effetti abbiamo anche un asso di bastone al contrario, quindi non c'è un reale movimento. Direi di più da parte dell'altra persona, nel senso che voi avete anche comunque il matto, sareste anche disposti a ricominciare da capo, a sì, comunque diciamo ad aprire le braccia a questa persona, però sento che qui con l'asso di bastoni al contrario non c'è un reale movimento, parla proprio di un'azione che non arriva all'asso di bastoni.
Andiamo a vedere come evolve la situazione tra di voi. Guardate, il Papa non fa riferimento solo al matrimonio, in generale ai contratti, ma fa anche riferimento come vi posso dire, a qualcuno che è riconosciuto dalla società, quello che le leggi sociali possono riconoscere, possono approvare. Magari per qualcuno risuona di più così. Va bene, l'energia futura. Cavaliere di spade e la torre. Cavaliere di spade è un'energia intermittente di una persona che va e che viene. E poi c'è la torre che è la caduta dell'ego, il crollo delle convinzioni, ok? Il crollo delle certezze, il crollo di certe idee. Quello che è interessante è che nella linea centrale abbiamo un asso di coppe. L'asso di coppe è un inizio, è un... Guardate, sì, perché giustamente voi qua sento che siete più propensi a iniziare o a ricominciare a vedersi con questa persona. Dell'affetto c'è, perché l'asso di coppe parla comunque di un sentimento che nasce, un sentimento che magari non è così profondo perché nasce, sta nascendo, però è pulito, la coppa è piena di luce, piena di amore. Però poi è anche vero che c'è una donna, qui vi ricordo che c'era la non unione, e un 3 di coppe, quindi per molte persone qui c'è una terza persona coinvolta. E poi alla fine abbiamo un 10 di spade, ragazzi. Se ancora, che è l'arcano minore, tra l'altro, della morte. Quindi sento che qualche cosa qui dovrà concludersi, dovete chiudere un ciclo di sofferenza. Ed è interessante perché qui avete un asso e un 10, quindi qualcosa inizia e qualcosa si chiude. Però sento che la relazione, c'è qualche cosa di illegale, se vogliamo. Il diavolo non è necessariamente una tossicità, una manipolazione, ha varie sfaccettature, però è qualche cosa che comunque fa sentire legati, fa sentire schiavi, come vi posso dire, incatenati, agganciati, dipendenti. 8 di coppe, la giustizia, un'altra carta di contratto. 8 di bastoni, 5 di pentacoli e l'imperatrice. Guardate, in realtà sento che questa non azione di cui parlavamo con questo asso di bastoni al contrario, vi darà la possibilità di fare, perché qui abbiamo l'otto di coppe che è l'arcano minore dell'eremita, quindi darà la possibilità ad entrambe, sento questo periodo di separazione, di fare le vostre giuste valutazioni. La giustizia è una carta che quando arriva arriva per tagliare quello che non serve più, in modo da rimettere sulla bilancia, da rimettere in equilibrio i piatti sulla bilancia. In questa immagine, spero che riusciate a vederlo, c'è un cuore e una piuma, quindi le emozioni e la mente. Bisogna ricalibrare quel tipo di sensazione lì. Cosa perché poi è la mente, qui con il diavolo ci sono delle proiezioni, ragazzi, c'è ego da parte di tutti e due, perché poi nessuno è, ehm, come si dice, nessuno è immune dall'ego. Quindi sento che per qualsiasi tipo di ragione sia, però ognuno dei due ha le proprie convinzioni egoiche da dover far cadere, perché ricordo che questa è l'energia comune, no?
Ragazzi, in realtà, guardate, sento che ci sarà una comunicazione. La giustizia vi faccio presente che arriva sempre per tagliare qualcosa. C'è un 5 di pentacoli, che è una carta che parla di codipendenza, e qui si tratta di diventare più amorevoli nei confronti sia di voi stessi che della relazione. C'è un'imperatrice. L'imperatrice rappresenta proprio la madre per eccellenza, colei che accoglie, colei che nutre. Probabilmente questa relazione, perché qui comunque c'è anche una carta di stanchezza. Questa relazione ha bisogno di maggior comunicazione. So che, cioè, molte persone adesso probabilmente saranno anche in silenzio stampa, però c'è bisogno di chiarire delle cose, c'è bisogno di definire delle cose in questa relazione, io sento. E comunque abbiamo questo 5 di pentacoli che ha sempre questa energia un po' di tristezza, un po' di... Normalmente è una carta che parla di perdita economica, quindi secondo me qua si può essere, diciamo che qualcuno potrebbe perdere terreno nei confronti dell'altra persona, vediamola così. Ehm, c'è qualche sorta di... c'è qualche blocco qui, ragazzi, qualche cosa qua che vincola tanto. Per qualcuno è una donna, potrebbe essere una madre, potrebbe essere una zia, una persona influente, potrebbe essere la persona, ehm, una persona vicino o a voi o al vostro partner, la vostra partner, insomma. Che comunque non la sento negativa, eh? Non la sento negativa perché è un'imperatrice, è qualcuno che aiuta a far crescere, ripeto, è qualcuno che nutre. È come se doveste nutrire la vostra comunicazione, ok? Perché qui comunque c'è un po' di andi e rivieni, in realtà con questo cavaliere di spade. Adesso io non lo so se è un... ehm, lo sento per molti come se fosse una cosa del tipo, sì, va bene, ci voglio provare con te, poi la settimana dopo si cambia idea, no, senti, ho troppa paura, poi 2 mesi dopo, ma sì, dai, ho cambiato idea, ci ho pensato, per me è importante, e poi dopo 2 giorni, no, senti, si fa... Tutti questi sbalzi emotivi, emozionali, che sono un po' tipici, no, da diavolo, nel senso, rimanere lì sul filo è una sorta di aggancio, mm? Qualcuno che poi vi tiene le redini, diciamo così. Qui c'è da mettere dei paletti, c'è da staccarsi da qualche cosa per riuscire a migliorare, secondo me, proprio anche a livello di relazione. Però guardate, la giustizia molte volte parla anche di giustizia divina e quindi potrebbe essere che arrivi qualche avvenimento improvviso, qualche comunicazione, qualche telefonata, perché comunque l'otto di bastoni è una carta che parla di notizie che arrivano, di novità, di comunicazione ed è anche una carta che, diciamo, accelera i processi naturali che si vedono nei tarocchi. Quindi qui si tratta di tagliare, infatti qui abbiamo anche una carta di perdita, per riuscire a prosperare, perché comunque la carta dell'imperatrice è una carta che parla di espansione, di abbondanza, di prosperità. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa vi dicono. E poi andiamo a concludere con un oracolo. Oltre le illusioni, la carta del giudizio e consapevolezza. Wow, che belle carte! Allora, oltre le illusioni, qui è la carta del risveglio spirituale, la carta del giudizio. La figura è rappresentata ad occhi chiusi, quindi vi dice un po' di guardarvi dentro, qui avevate anche la carta dell'eremita, e di andare oltre le illusioni, oltre quelle che potrebbero essere le proiezioni proprio dell'ego. Qui abbiamo la carta della consapevolezza. E di nuovo, anche qui la figura è a occhi chiusi e ha il terzo occhio illuminato, come anche qui d'altro canto si parla di, diciamo, fare uno squarcio in quello che è il velo che copre la vostra visuale. Fondamentalmente ascoltate dentro di voi, ok? Come vi sentite, come sentite il cuore, se si eccole qua le proiezioni. Se si espande, se si contrae, se è calmo, se entrate in ansia o cose di questo genere.
ok? Perché tutte quelle emozioni, diciamo così, di bassa vibrazione fanno parte di questo diavolo, fanno parte sì, di questo momento, diciamo così, di questa zona della lettura. Mm? Andiamo avanti, vediamo ancora un messaggio da parte degli oracoli. Sento che comunque le cose andranno meglio, nel senso che comunque c'è una comunicazione, ci sarà una comunicazione, una notizia. Se non è proprio una telefonata che arriva dalla persona che vi state aspettando, può essere una notizia che arriva da una persona vicina alla persona che vi state aspettando o magari una notizia che in comune, insomma. Seduzione, attrazione, flirt, appuntamenti, wow. Qui parla anche di agganci e di uncini, quindi è un po' quello che vi stavo dicendo prima, fate un attimino attenzione. Parla anche di terze parti coinvolte e qui potrebbero esserci proprio una, anche qui avevamo un tra di coppe, potrebbe esserci una terza persona perché appunto si parla di un matrimonio che esiste o comunque una convivenza, un legame che esiste già. Cari amici della seconda scelta, fatemi sapere se vi è stata utile, se vi risuona, scrivetemi nei commenti. Se comunque vi è piaciuta potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, potete lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è di aiuto. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!